Certaldo, dicembre del 1375. Fuori dalla finestra le colline toscane sono coperte di nebbia. Il fuoco nel camino fa poco contro questo freddo che non è solo del corpo. È quel freddo particolare che arriva quando capisci che il tempo che ti rimane si misura in settimane, forse in giorni e non in anni. Ho 62 anni, non sono vecchio, non nel senso in cui lo sarebbe stato mio padre, che a quest'età era già da tempo sottoterra. Sono consumato. C'è una differenza. Il vecchio è qualcuno a cui il tempo ha tolto le energie. Il consumato è qualcuno che ha bruciato le sue energie deliberatamente, consapevolmente, con una specie di gioia feroce che ora capisce essere stata anche una forma di vanità. Ho scritto per 40 anni. Ho scritto di amori impossibili e di inganni riusciti. Ho scritto di donne che ridevano in faccia ai potenti e di uomini che perdevano tutto per un desiderio. Ho scritto di Firenze mentre moriva di peste e di 10 giovani che si salvavano raccontando storie. Ho scritto di Dante, di Petrarca, degli dei antichi e degli eroi dimenticati. Ho scritto di sera alla luce delle candele e di mattina con le dita intirizzite dal freddo. E adesso che le dita fanno fatica a tenere la penna, adesso che gli occhi si stancano prima della mente, mi ritrovo a fare la cosa più strana. Mi ritrovo a guardare indietro. Non con rimpianto, o almeno non solo con rimpianto. Con quella curiosità ostinata che è stata la mia compagna fedele per tutta la vita e che evidentemente non ha intenzione di abbandonarmi neanche adesso. Mi ritrovo a chiedermi come sono diventato quello che sono. Quale filo invisibile attraversa tutto? Le origini illegittime, Napoli, Fiammetta, la peste, il Decameron, Petrarca, Dante, questi anni tranquilli a Certaldo. Quale filo tiene insieme tutto questo e lo trasforma in qualcosa che si possa chiamare una vita? Non lo so ancora con certezza, ma ve lo racconto, perché raccontare è l'unica cosa che ho sempre saputo fare davvero bene e perché forse nel racconto troverò la risposta che non ho ancora trovato in 62 anni di vita vissuta. Benvenuti, cari ascoltatori, a Sussurri dalla storia italiana. Quella voce che avete appena sentito apparteneva a un uomo che stava per lasciare il mondo, ma che non aveva ancora finito di interrogarlo. Un uomo che aveva vissuto abbastanza da potersi permettere il lusso raro di guardare indietro senza difese, senza la necessità di costruire una versione eroica di se stesso, senza la paura di quello che avrebbe trovato. Oggi vi raccontiamo la storia di Giovanni Boccaccio. Nato nel 1313, figlio illegittimo di un mercante fiorentino e di una donna il cui nome la storia non si è degnata di conservare. Morto a Certaldo nel 1375, scrittore, studioso, biografo, testimone. Nel mezzo ci sono 62 anni, che attraversano alcune delle esperienze più intense che il Trecento italiano potesse offrire. La splendida corte angioina di Napoli, dove un ragazzo nato senza nome imparò che il mondo era infinitamente più grande di qualsiasi libro mastro contabile. Una passione impossibile per una donna irraggiungibile, che non gli lasciò solo il dolore, ma qualcosa di molto più duraturo. Il ritorno umiliante a Firenze dopo il fallimento commerciale della famiglia. La peste nera del 1348,
che sterminò forse la metà della popolazione della città in pochi mesi e che Boccaccio non solo sopravvisse, ma trasformò in letteratura immortale. E infine la scrittura, quella scrittura instancabile, curiosa, ironica e profondamente umana che produsse il Decameron e cambiò per sempre il modo in cui l'Europa si racconta. Non fu un uomo senza dubbi, non fu un uomo senza errori, non fu un uomo che ebbe sempre tutto chiaro davanti a sé. Fu un uomo che guardò l'essere umano negli occhi, con tutti i suoi vizi e le sue virtù mescolati insieme, in proporzioni imprevedibili, e invece di giudicarlo, lo raccontò, con quella forma rara di compassione che non si insegna nei libri e non si impara nelle corti, quella che si chiama comprensione. Oggi lo ascoltiamo raccontare se stesso, a partire dall'ultimo giorno, per tornare insieme all'inizio. Restate con noi. Sono arrivato a Certaldo 5 anni fa. Non fu una fuga, voglio che questo sia chiaro, perché la differenza tra una fuga e una scelta è la differenza tra un uomo che cede e un uomo che decide. E io, nella mia vita, ho ceduto abbastanza volte da sapere riconoscere la differenza quando la incontro. Fu una scelta, lenta, meditata, costruita nel corso di mesi, in cui Firenze mi restituiva ogni giorno qualcosa che non riuscivo più a ricevere con la stessa gratitudine di un tempo. Firenze mi aveva dato molto nel corso degli anni. Incarichi diplomatici, qualche ambasceria, qualche missione ufficiale affidata a me dalla Repubblica, con quella pragmatica generosità delle città che usano i propri intellettuali come ornamenti della propria reputazione culturale. Letture pubbliche della commedia di Dante, pagate dalla Repubblica stessa, tenute in una chiesa del centro, davanti a un pubblico che riempiva i banchi e ascoltava con quella concentrazione mista di devozione e curiosità che Dante si merita e che mi onorava di poter trasmettere. Il riconoscimento di essere qualcuno, e in una città come Firenze, dove tutti sono qualcuno e nessuno te lo concede facilmente, questo non era poco. Ma Firenze ha anche quella qualità particolare delle grandi città che amano i propri uomini di cultura. Li amano esibiti, li amano celebrati nelle occasioni ufficiali, li amano come simboli di una grandezza collettiva di cui si vogliono appropriare. Li amano meno quando invecchiano, quando rallentano, quando hanno bisogno di silenzio più che di applausi, di tempo per pensare più che di impegni da onorare. Io avevo bisogno di silenzio. Certaldo era di mio padre, il paese dove era nato, dove aveva le sue radici, dove il suo nome significava qualcosa di concreto e di radicato. Non la reputazione volatile delle città grandi, ma quel riconoscimento lento e solido che si costruisce nel corso delle generazioni. Mio padre era morto da anni, la casa era mia, le colline erano lì, sempre le stesse, con quella bellezza toscana che non ha bisogno di fare niente per essere perfetta, che è semplicemente lì, nel modo in cui la luce del pomeriggio scende tra i cipressi e trasforma ogni cosa in qualcosa che assomiglia a una promessa. Qui ho una casa piccola, non nel senso povero della parola, nel senso giusto. Abbastanza spazio per vivere, non abbastanza da sentirsi persi. Ho una biblioteca che è la cosa più preziosa che possiedo, e quando dico preziosa non intendo nel senso economico, intendo nel senso che senza di essa non saprei più chi sono. Centinaia di volumi, manoscritti latini e greci, testi che ho cercato e copiato e acquistato nel corso di decenni, con quella passione del bibliofilo che non distingue
tra il necessario e l'indispensabile, perché per lui tutto è indispensabile. Ho una finestra che dà sulle colline, ho il fuoco che arde di sera, ho il silenzio e ho la memoria. La memoria è una cosa strana a quest'età. Non funziona in ordine cronologico. Questo è il primo inganno che vi fa, e se non lo capite in tempo vi trovate a inseguire i ricordi nel modo sbagliato, aspettando che arrivino nell'ordine in cui le cose sono accadute, invece di accoglierli nell'ordine in cui decidono di tornare. Non conserva prima quello che è venuto prima e dopo quello che è venuto dopo. Conserva quello che ha contato e lo restituisce tutto insieme, sovrapposto, mescolato, come se il tempo fosse una dimensione che la mente alla fine si rifiuta di rispettare, come se l'anima sapesse che la cronologia è una convenzione utile per raccontare le cose agli altri, ma non per capirle davvero dentro di sé. Quando chiudo gli occhi adesso, non vedo la sequenza ordinata della mia vita. Non vedo il bambino a Firenze, poi il ragazzo a Napoli, poi il giovane innamorato, poi il maturo testimone della peste, poi lo scrittore del Decameron. Non funziona così. Vedo tutto insieme, sovrapposto, simultaneo, come i fogli di un manoscritto che il vento ha sparso sul pavimento e che ora giacciono uno sull'altro, senza ordine apparente, ma con una logica nascosta che aspetta di essere ritrovata. Vedo Napoli e la luce del mare in una mattina di primavera, che aveva quel colore particolare che non ho mai trovato da nessun'altra parte. Quel blu profondo e luminoso, insieme che sembrava dipinto da qualcuno che credeva nel mondo più di quanto il mondo meritasse. Vedo Fiammetta che sorride senza guardarmi, con quella capacità che aveva di essere presente e assente nello stesso momento, di darsi e sottrarsi, con una precisione che a 20 anni scambiavo per mistero e che adesso riconosco come la forma più elegante della distanza. Vedo Firenze durante la peste, con le campane che non smettevano mai, giorno e notte, e le strade vuote, con quel silenzio che non era pace, ma era il contrario della pace. Era l'assenza di tutto quello che rende una città viva. Vedo Petrarca la prima volta che ci siamo incontrati. Quel modo che aveva di ascoltare, che ti faceva sentire che quello che stavi dicendo meritava davvero di essere detto. E quanto rara sia quella qualità, quanto difficile da trovare, me ne sono accorto solo dopo, quando ho incontrato abbastanza persone che non ce l'avevano. Vedo tutto questo insieme e allora provo a mettere un ordine, non quello cronologico, che è l'ordine più onesto ma anche il più ingannevole, perché suggerisce una causalità che spesso non c'è, perché fa credere che le cose siano accadute perché dovevano accadere, invece di ammettere che molte delle cose più importanti della nostra vita accadono per caso, per fortuna, per quella combinazione imprevedibile di circostanze che nessuno pianifica e tutti rivendicano come propria. Provo a mettere l'ordine della comprensione, a chiedermi non quando è successo, ma perché conta. Cosa ha costruito quello che sono diventato? Da dove viene davvero tutto questo? E ogni volta che mi faccio questa domanda, ogni volta che chiudo gli occhi in questo silenzio di Certaldo e ascolto quello che la memoria vuole dirmi, la risposta mi riporta all'inizio. Non all'inizio cronologico, non alla data di nascita, non al nome del padre e della madre, all'inizio vero, al momento in cui sono diventato quello che sono, o almeno al primo dei molti momenti in cui questo è accaduto, perché non si diventa quello che si è in un momento solo, si diventa quello che si è lentamente,
nel corso di anni, attraverso persone e luoghi e perdite e scoperte che lasciano ciascuna il loro segno. Ma ogni storia ha bisogno di un punto di partenza. E il mio, se devo essere onesto, comincia molto prima di Napoli, molto prima di Fiammetta, molto prima della peste e del Decameron e di tutto quello che il mondo conosce di me. Comincia con una nascita che non avrebbe dovuto esserci. Sono nato 2 volte. La prima volta nel corpo, nel 1313, a Certaldo o forse a Firenze, a seconda di quale fonte decidete di credere. E vi confesso che questa incertezza sulla mia stessa nascita mi ha sempre procurato un piacere sottile e probabilmente immotivato. Non sapere con precisione dove sono venuto al mondo mi ha sempre sembrato coerente con tutto il resto, con quella qualità fondamentale della mia esistenza, che è l'ambiguità, il non stare del tutto da nessuna parte, l'essere sempre un po' di passaggio anche nei luoghi in cui mi sono fermato più a lungo. Persino il mio ingresso nel mondo fu una storia con un finale aperto. Era già un presagio, se ci pensate. La seconda volta nell'anima, ma quella viene dopo. Prima bisogna capire cosa significa nascere nel modo in cui sono nato io. Mio padre si chiamava Boccaccino di Chellino, mercante fiorentino, uomo pratico, solido, concreto nel modo specifico di chi ha imparato che il mondo si misura in cifre e contratti e che la realtà è quella cosa che si tocca con le mani e si conta con le dita. Lavorava per la potente Compagnia dei Bardi, una delle grandi case bancarie fiorentine che all'epoca finanziavano re e papi con la stessa disinvoltura con cui voi oggi comprate un libro. Prestiti enormi a sovrani che promettevano di restituirli e spesso non lo facevano, cambiali che attraversavano l'Europa portando ricchezza in un senso e rischio nell'altro, filiali in ogni città che contava qualcosa, dal Mediterraneo alle Fiandre. Un uomo del mondo, come si diceva allora, nel senso migliore e nel senso peggiore dell'espressione. Mia madre. Questo è il nodo che non si scioglie. Non so dirvi con certezza chi fosse. Forse una donna francese conosciuta durante uno dei suoi viaggi d'affari. Mio padre viaggiava molto. Era la natura del suo lavoro. E gli uomini che viaggiano molto incontrano molte persone e non sempre quelle persone rimangono solo incontri. Forse una fiorentina di rango modesto, che non poteva o non voleva essere riconosciuta pubblicamente come compagna di un mercante della sua posizione. Non lo sapremo mai con certezza. Il suo nome non è rimasto. E questa cancellazione silenziosa, questa scomparsa di una persona intera nella nebbia dell'anonimato, è una delle cose che mi ha insegnato qualcosa di fondamentale sul modo in cui la storia funziona. O meglio, sul modo in cui la storia sceglie cosa conservare e cosa dimenticare. E la scelta quasi sempre non è casuale. Quasi sempre dice qualcosa su chi detiene il potere di raccontare. Ero figlio illegittimo. Un bastardo, nel senso tecnico, legale, sociale, brutalmente preciso del termine. Non lo dico per autocommiserazione. A quest'età sarebbe ridicolo e non mi è mai piaciuto compiangere me stesso. Lo dico perché è il fatto fondante di tutto quello che sono diventato, la condizione iniziale da cui deriva ogni cosa successiva, il punto di partenza che ha determinato, non in modo meccanico, non inevitabilmente, ma in modo reale e concreto, il tipo di uomo che ho dovuto imparare a essere per sopravvivere in un mondo che aveva le sue regole precise su chi meritava di esistere e in quale misura. In un'epoca in cui la famiglia era tutto, il nome era tutto, la reputazione era tutto, l'onore era una moneta che valeva quanto il denaro. Nascere senza legame matrimoniale riconosciuto significava nascere già con un debito verso il mondo, un debito che non avevate contratto voi, che non avevate scelto, che non potevate rifiutare. Un debito che portavate scritto addosso ogni volta che qualcuno chiedeva chi eravate e voi dovevate trovare le parole giuste per dire la verità
senza perdere terreno. Mio padre però mi riconobbe. Questo cambiava le cose. Non tutto, ma abbastanza da fare la differenza tra una vita e un'altra. Mi diede il suo nome. Quando si risposò con una donna rispettabile, Margherita dei Mardoli, donna di buona famiglia fiorentina, esattamente il tipo di moglie ufficiale che un mercante della sua posizione doveva avere, mi portò con sé sotto lo stesso tetto. Mi integrò nella sua nuova famiglia con quella pragmatica generosità che era forse il suo tratto migliore, o forse semplicemente il riflesso di un senso del dovere abbastanza solido da superare le convenzioni sociali che avrebbero suggerito di dimenticarmi. Non fu un padre affettuoso nel senso moderno che intendete voi. Non era un uomo di abbracci e di parole tenere, di conversazioni lunghe sul senso delle cose, di quella presenza emotiva che voi oggi considerate parte essenziale della paternità. Era un uomo di un altro tempo e di un altro tipo, presente nel senso concreto, materiale, che a quel tempo contava di più e che non va sottovalutato solo perché non corrisponde ai modelli affettivi che ci siamo costruiti nei secoli successivi. Mi nutrì, mi vestì, mi istruì, mi aprì porte che altrimenti sarebbero rimaste chiuse per sempre. Tutto questo conta. Tutto questo ha un peso reale nella vita di un figlio. Mi mandò a studiare grammatica e poi aritmetica, la formazione base di chi era destinato al commercio, la preparazione necessaria per entrare nel mondo che lui conosceva e in cui aveva costruito la sua posizione. Aveva un piano per me, chiarissimo nel disegno e noiosissimo nelle prospettive. Avrei dovuto diventare un mercante come lui, solido, rispettabile, capace di muoversi tra contratti e lettere di cambio con la stessa sicurezza con cui lui si muoveva. Redditizio, soprattutto, in un'epoca in cui il denaro era la misura più concreta del valore di un uomo. Già a 10 anni sapevo con certezza assoluta che quel piano non faceva per me. Non lo dissi. Non si dicevano queste cose ai padri, non allora, non in quel contesto. Si tenevano dentro, insieme a tutto il resto che non si poteva dire, insieme a quella fame strana, quasi fisica, che provavo ogni volta che qualcuno raccontava una storia. Quella sensazione di spazio che si apriva dentro, di confini che si spostavano, di mondo che diventava improvvisamente più grande di quanto fosse un momento prima. Come se le parole avessero il potere di creare realtà, non di descriverle, di crearle davvero, di portare all'esistenza cose che senza quelle parole non sarebbero mai esistite. Amavo le parole, amavo i racconti, amavo quella qualità magnetica che certe narrazioni possedevano, la capacità di prendere una cosa accaduta altrove, in un altro tempo, a persone che non conoscevate e non avreste mai conosciuto, e farla diventare più reale, più vicina, più necessaria di quello che avevate sotto gli occhi in quel momento. Era una specie di magia, ma una magia che non richiedeva niente di soprannaturale, solo la voce giusta e le parole giuste nell'ordine giusto. I figli dei mercanti non diventano poeti, diventano mercanti. E così nel 1327, quando avevo 14 anni, mio padre mi portò a Napoli. Non sapeva che stava facendo la cosa più importante della mia vita. Probabilmente non lo avrebbe fatto se lo avesse saputo. Napoli mi cambiò per sempre. Non esagero, e credetemi, so esagerare quando voglio. L'ho fatto per tutta la vita e ne vado abbastanza fiero. Ma su Napoli non ne ho bisogno, perché la realtà supera qualsiasi amplificazione retorica che potrei costruire intorno ad essa. Napoli era una di quelle città che fanno quello che nessun libro riesce a fare completamente. Ti mettono dentro il mondo invece di descriverlo. Ti fanno sentire che la vita non è qualcosa che accade altrove, a persone più fortunate o più coraggiose di te. È qualcosa che accade adesso, qui, in questo momento, e che aspetta solo che tu abbia il coraggio di prenderla per quello che è.
La corte di Roberto d'Angiò era il cuore pulsante di tutto questo. Roberto era un uomo straordinario per i suoi tempi, e lo dico non per adulazione postuma, che sarebbe inutile e un po' meschina, ma per quella valutazione sobria che si può fare solo a distanza. Era re di Napoli, signore di un regno che si estendeva sull'Italia meridionale con quella complessità politica tipica del Mezzogiorno, dove le influenze francesi e normanne e arabe e bizantine si erano mescolate nel corso dei secoli, producendo qualcosa di unico, di intraducibile, di impossibile da ridurre a una sola identità. Ma era anche, e questo è quello che conta per la mia storia, un mecenate delle arti nel senso più autentico del termine, non nel senso di chi finanzia la cultura per apparire raffinato, nel senso di chi la ama davvero, chi la cerca, chi crea intorno a sé le condizioni perché le persone di talento possano lavorare e crescere e produrre qualcosa che duri oltre la propria vita. Letterati e poeti, filosofi e astronomi, mercanti e avventurieri, donne di intelligenza straordinaria e uomini di ambizione altrettanto straordinaria si mescolavano in quella corte con una naturalezza che non avevo mai visto a Firenze, dove il talento veniva riconosciuto, ma sempre con quella riserva critica tipicamente toscana, con quella valutazione continua che non ti lasciava mai del tutto a tuo agio. A Napoli l'intelligenza veniva accolta, celebrata, messa a confronto con altra intelligenza in modo generoso, come se il sapere fosse una ricchezza che cresce quando si condivide invece di diminuire. Mio padre mi aveva iscritto come apprendista nella filiale napoletana dei Bardi. Il piano era sempre lo stesso: imparare il mestiere dall'interno, capire come funzionava davvero il mondo del commercio internazionale, formarsi come si formavano i giovani della mia condizione, che avevano la fortuna di essere figli di qualcuno che contava abbastanza da aprire quelle porte. I contratti, le lettere di cambio, la valutazione del rischio creditizio, i rapporti con i corrispondenti stranieri, la lingua dei numeri e delle garanzie. Invece frequentai la biblioteca reale. Non subito. Questa è una precisazione importante, perché la sfrontatezza immediata avrebbe insospettito chiunque, e io non ero uno stupido. Con gradualità, con pazienza, con quella capacità specifica di chi è cresciuto sapendo di non avere tutti i diritti degli altri e ha imparato nel corso degli anni a conquistare con l'intelligenza quello che agli altri veniva dato per nascita, a rendersi utile prima di diventare presente, a capire cosa vuole chi ha il potere di aprire o chiudere le porte prima di bussare. Mi introdussi negli ambienti culturali della corte cercando le persone giuste, e le persone giuste esistono sempre, in ogni ambiente, in ogni epoca. Sono quelle che riconoscono la fame vera di conoscenza quando la vedono negli occhi di un ragazzo e invece di spaventarsene la alimentano. Invece di usarla, la rispettano. Invece di chiedersi cosa ci guadagnano, si chiedono cosa potrebbe diventare quello sguardo se qualcuno avesse il buon senso di non spegnerlo. Trovai quelle persone, ascoltai, lessi tutto quello che riuscivo a trovare, feci domande e imparai che le domande giuste aprono più porte dei discorsi più brillanti. Discussi con quella combinazione di audacia e rispetto che è l'unica postura intellettuale che non stanca mai chi la riceve. Fu a Napoli che lessi Virgilio con occhi finalmente adulti, non come esercizio grammaticale da decifrare per soddisfare un maestro, ma come architettura di un mondo, come la dimostrazione che le parole, disposte nel modo giusto, potevano creare qualcosa di più reale della realtà stessa, qualcosa che durava oltre la vita di chi lo aveva scritto, oltre il crollo degli imperi che lo avevano ispirato, oltre qualsiasi cosa il tempo potesse fare alle cose materiali. Fu a Napoli che incontrai davvero Ovidio, qui meraviglioso, scandaloso, irresistibile, straordinariamente moderno Ovidio che i miei maestri fiorentini mi avevano fatto leggere con quella cautela imbarazzata di chi sa che sta mostrando qualcosa di pericoloso e non sa bene come giustificarlo.
A Napoli lo lessi senza cautela e capii che la letteratura poteva parlare di desiderio senza vergogna, di corpo senza colpa, di amore in tutte le sue forme e in tutte le sue complicazioni, senza dover necessariamente concludere con una punizione divina che ristabilisse l'ordine morale turbato. Capii che le storie potevano guardare l'uomo per quello che era, non per quello che avrebbe dovuto essere, secondo qualcuno che aveva deciso di sapere meglio degli altri come si doveva vivere. Studiai astronomia e mitologia. Imparai a muovermi in una corte, che significa imparare una lingua non scritta fatta di sguardi e di silenzi, di quello che si dice e soprattutto di quello che non si dice, di come ci si posiziona in una stanza e di come si ascolta quando si vorrebbe parlare. Imparai che il potere non urla, sussurra, e che per sentirlo bisogna stare molto fermi e molto attenti. Ero felice, con quella felicità incosciente e un po' arrogante dei 20 anni che non sa ancora quanto durerà, che non sente il bisogno di tutelarsi perché non ha ancora imparato quanto velocemente le cose belle possono finire. Ero felice di un'intensità che non avrei più ritrovato uguale, perché la felicità dei 20 anni ha quella qualità specifica dell'assoluto, quella sensazione che quello che state vivendo è tutto, che non c'è niente fuori da quel momento, che il mondo è esattamente grande quanto lo spazio che riuscite a vedere dalla finestra in quel preciso istante. E poi, naturalmente, arrivò lei. Come arrivano sempre le cose che cambiano tutto, senza preavviso, nel momento meno indicato, nel posto più improbabile. In una chiesa, di sabato, prima di Pasqua. Il suo nome vero non ve lo dirò, non per proteggere me stesso, per quello è troppo tardi, e francamente non mi è mai importato abbastanza da costruirci intorno una strategia di difesa, ma perché lei merita quella piccola protezione che le ho sempre dato nel corso degli anni, fin dal primo momento in cui ho deciso di trasformarla in letteratura, invece di lasciarla semplicemente nel cassetto dei ricordi dolorosi, dove avrebbe potuto marcire in pace. Il velo sottile di un nome inventato che è più vero di quello anagrafico. La chiamai Fiammetta, piccola fiamma, e come tutte le piccole fiamme, sembrava innocua. Sembrava qualcosa di caldo e luminoso e controllabile, qualcosa che si poteva avvicinare senza rischio, qualcosa che illuminava senza bruciare, finché non vi accorgevate che vi stava bruciando dall'interno e che voi, e questa è la parte che fa più male, la parte che a 20 anni non riuscite a vedere e che a 60 vedete con una chiarezza quasi crudele. Voi avevate lasciato che lo facesse, non per ingenuità, per scelta, perché c'è qualcosa in certi fuochi che non volete spegnere anche quando sapete che vi sta consumando, perché la sensazione di bruciare è così intensa, così inequivocabile, così irriducibilmente viva, che preferite il bruciore alla freddezza di un'esistenza in cui quel fuoco non c'è. La vidi per la prima volta in una chiesa, come si conveniva a un incontro che doveva sembrare casuale, e naturalmente non lo era, perché niente nelle corti è mai casuale, anche quando si presenta con tutta la scenografia della casualità. Era il sabato santo del 1336. Avevo 23 anni e tutta l'arroganza tranquilla di chi ha già letto abbastanza libri da credere di capire il mondo. Quella particolare forma di presunzione intellettuale che è il privilegio e la malattia specifica dei giovani che hanno studiato più di quanto abbiano vissuto. Sapevo tutto dell'amore dai libri. Avevo letto Ovidio, avevo letto i poeti del dolce stil novo, avevo costruito nella mia testa un'architettura teorica del desiderio e della passione che mi sembrava solida e completa. Non valeva niente. Lei era, si diceva, e a Napoli le voci della corte avevano la stessa autorità dei documenti notarili, circolavano con la stessa velocità e venivano credute con la stessa fiducia. Figlia naturale di Roberto d'Angiò. Nobile per sangue se non per posizione legittima.
una condizione che conoscevo bene da un'altra prospettiva, con l'unica differenza che il sangue reale pesava in modo molto diverso dal sangue mercantile nella scala dei valori di quella corte. Era bellissima, ma questo da solo non spiega niente, perché a Napoli, nella corte angioina, le donne bellissime non mancavano, e io ne avevo già incontrate abbastanza da sapere che la bellezza da sola non ha mai cambiato nessuno in modo permanente. No, quello che aveva lei era qualcosa di diverso, qualcosa per cui non ho mai trovato il nome esatto, nonostante abbia passato decenni a cercarlo tra tutte le parole che conosco, in tutte le lingue che conosco. Era quella qualità rara, quasi soprannaturale, che alcuni esseri umani possiedono senza sapere di possederla, o forse sapendolo benissimo e usandola con quella precisione chirurgica che rende impossibile distinguere l'innocenza dalla strategia. La capacità di farvi sentire, mentre vi guardano, come se foste l'unica persona in tutta la stanza, in tutto il mondo, come se tutta quella luce che emanavano fosse indirizzata specificamente, esclusivamente, irreversibilmente verso di voi, e che toglierla sarebbe stato un atto di violenza contro l'ordine naturale delle cose. Mi guardò, e io che avevo imparato Ovidio a memoria, io che sapevo tutto dell'amore dai libri, io che avevo costruito quella bella architettura teorica della passione, non seppi fare assolutamente niente. Rimasi immobile, muto, ridicolmente paralizzato da quella cosa semplicissima e devastante che è uno sguardo inaspettato nel momento sbagliato. Tutta la mia preparazione teorica si dissolse in un istante come sale nell'acqua e capii, con quella parte di me che anche nei momenti peggiori continua a osservare e a registrare, quella parte che non smette mai di essere scrittore anche quando il resto di me è soltanto un uomo. Capii che Ovidio aveva ragione su tutto, tranne che su una cosa. Potete studiare l'amore quanto volete. Non vi prepara. La corteggiai come si corteggiava allora, con le rime, con le lettere, con quella miscela calibrata di audacia e umiltà che i poeti del dolce stil nuovo avevano codificato nei decenni precedenti e che io usavo con la consapevolezza di chi sa di stare usando uno strumento ma non riesce a farne a meno perché è l'unico strumento che ha. Lei rispose, a tratti, con quella discontinuità calcolata, e capisco adesso, con tutto il beneficio del distacco e degli anni, che era calcolata, che non poteva non esserlo, che una donna intelligente nella sua posizione non poteva permettersi di non calcolare ogni cosa. Quella discontinuità calcolata che le persone intelligenti usano per tenere vivi i fuochi che non vogliono spegnere, ma non possono alimentare apertamente, senza pagare un prezzo che non sono disposti a pagare. Era sposata. Naturalmente era sposata. Le donne di quel rango lo erano sempre, e sempre con uomini scelti da altri per ragioni che non avevano niente a che fare con l'amore, e tutto a che fare con la politica, con le alleanze, con quella logica fredda e precisa con cui le famiglie potenti gestivano i propri figli come pedine su una scacchiera che non avevano scelto di giocare, ma che erano costretti a presidiare. La nostra storia durò anni nel mio cuore, e forse molto meno nel suo. Io la vissi come una storia epica, fondante, definitiva, una di quelle esperienze che si portano dentro per sempre e che ridefiniscono tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo. Lei forse la visse come qualcosa di molto meno definito, qualcosa che si poteva aprire e chiudere a piacimento, come un libro di cui si conosce già il finale e che si tiene sul comodino non perché si abbia intenzione di rileggerlo, ma perché è piacevole sapere che c'è, che è lì, che appartiene a voi anche senza doverlo dimostrare ogni giorno. Quando finì, e finì come finiscono tutte le cose che bruciano troppo velocemente, con quella brusca asimmetria per cui chi bruciava di più si trova con le ceneri in mano, mentre l'altro è già altrove. Mi rimase qualcosa che non avevo previsto, qualcosa che non avevo cercato e che non sapevo come gestire. Mi rimase la scrittura, non come consolazione,
Questa sarebbe una versione troppo pulita di quello che accade davvero, troppo ordinata, troppo conveniente. Mi rimase come necessità, come l'unico modo che conoscevo per trasformare quello che sentivo in qualcosa che potessi reggere, per dare una forma a un dolore che senza forma era semplicemente rumore, confusione, energia sprecata in direzioni che non portavano da nessuna parte. Fiammetta non mi lasciò solo il dolore, mi lasciò qualcosa di molto più duraturo e di molto più prezioso, anche se ci misi anni a riconoscerlo come tale. La capacità di capire le donne dall'interno, di scrivere i personaggi femminili con la loro voce vera, con i loro pensieri reali, con i loro desideri non come oggetti dello sguardo maschile, non come simboli della virtù o dell'errore, non come proiezioni di quello che gli uomini volevano o temevano, ma come persone complete, con una vita interiore autonoma e complessa e degna di essere raccontata nella sua totalità, non solo nelle parti convenienti, non solo nelle parti che confermavano quello che ci si aspettava. Quella capacità divenne il tratto più rivoluzionario di tutto quello che scrissi dopo. Non lo sapevo ancora. Lo avrei capito solo molto più tardi, quando avrei visto le donne leggere quello che avevo scritto e riconoscersi, non nel modo in cui ci si riconosce in uno specchio che abbellisce, ma nel modo in cui ci si riconosce in uno specchio vero, che mostra tutto, che non seleziona, che rispetta abbastanza da non mentire. Forse è questo che fanno le grandi passioni quando non diventano grandi amori. Diventano grande arte, o almeno è quello che ci raccontiamo per rendere sopportabile la perdita. E forse in questo caso è anche vero. Tornai a Firenze nel 1340, non per scelta. E questa precisazione non è un dettaglio secondario, non è una sfumatura che si può trascurare senza perdere qualcosa di essenziale. È il cuore di quello che quel momento fu davvero. Non fu una decisione presa con la libertà di chi ha davanti a sé diverse opzioni ugualmente percorribili e sceglie quella che gli sembra migliore dopo averle valutate con calma. Fu una necessità imposta dagli eventi, da quella forza cieca che la gente chiama fortuna quando è benigna e destino quando è crudele, come se cambiare il nome alla stessa cosa rendesse più sopportabile il fatto di non averci nessun controllo. La Compagnia dei Bardi stava attraversando una crisi di proporzioni che all'epoca sembravano eccezionali e che col senno di poi erano invece il risultato prevedibile di una strategia costruita sull'ottimismo invece che sulla prudenza. I re d'Inghilterra e di Francia, Edoardo III e Filippo VI, avevano smesso di restituire i prestiti enormi che le grandi banche fiorentine avevano loro accordato con una generosità che era forse più ambizione che filantropia. Avevano preso il denaro, avevano finanziato le loro guerre, le loro corti e le loro ambizioni territoriali, e poi avevano deciso con quella disinvoltura sovrana che appartiene a chi detiene il potere assoluto che restituire non era più una priorità immediata. Forse mai. Le conseguenze si propagarono come onde in uno stagno quando ci cadete dentro un sasso, con quella logica inesorabile che non fa distinzioni tra chi meritava di essere colpito e chi no. Le banche vacillarono, i creditori si agitarono, le famiglie che avevano investito nelle grandi compagnie commerciali videro dissolversi in pochi mesi quello che avevano costruito in decenni di lavoro solido e di rischio calcolato. Mio padre perse gran parte del suo patrimonio, non tutto, ma abbastanza da cambiare in modo permanente la sua posizione, abbastanza da rendere impossibile il mantenimento di una presenza stabile e costosa a Napoli, abbastanza da far crollare quel piano preciso e noioso che aveva costruito per me con tanta cura e che io avevo sabotato con altrettanta costanza. La filiale napoletana dei Bardi si ridimensionò drasticamente. Il mio posto, quella posizione ambigua di apprendista bancario che frequentava le biblioteche reali e i salotti intellettuali della corte con la stessa naturalezza con cui avrebbe dovuto frequentare i libri mastri,
semplicemente scomparve. Non con un annuncio solenne, non con una scena drammatica che avrebbe almeno avuto il pregio della chiarezza. Scomparve nel modo in cui scompaiono molte cose nella vita, gradualmente, silenziosamente, finché un giorno vi alzate la mattina e capite che quello che cercate non c'è più, e probabilmente non c'era già da un po'. Poi Roberto d'Angiò morì nel gennaio del 1343 e con lui morì quella stagione straordinaria di mecenatismo e di apertura culturale che aveva reso Napoli quello che era stata per me. I suoi successori erano uomini diversi, con priorità diverse, con quella capacità molto più limitata di vedere nel talento altrui qualcosa di cui vale la pena prendersi cura. La corte cambiò, la città cambiò. Napoli non era più un Napoli, o almeno non era più la Napoli che avevo amato, quella che mi aveva cambiato, quella che mi aveva insegnato che il mondo era molto più grande di qualsiasi aspettativa ragionevole. Napoli finì. Fiammetta era già lontana in tutti i sensi possibili della parola, geograficamente, emotivamente, in quel modo definitivo in cui le persone che ci hanno bruciato dentro a volte scompaiono, lasciando solo il segno della scottatura. Il mondo che avevo costruito pezzo per pezzo in 13 anni di vita napoletana si sgretolò con quella velocità crudele che la vita sa usare quando vuole ricordarvi che niente di quello che costruite vi appartiene davvero, che tutto quello che avete lo avete in prestito, che il prestito prima o poi scade. Firenze mi accolse come accoglie sempre chi torna sconfitto, con quella cortesia fredda e tagliente che è peggio di un insulto diretto, formalmente impeccabile, sostanzialmente spietata, costruita su quella capacità tipicamente fiorentina di dire tutto quello che si deve dire, senza dire mai quello che si pensa davvero. Un insulto diretto ha almeno un'onestà di mostrarsi per quello che è. La cortesia fredda vi sorride in faccia e vi fa sentire il peso della vostra sconfitta nel modo più sottile e più efficace, lasciandovi capire che tutti sanno, che nessuno dimentica, e che la reputazione è una cosa che si costruisce lentamente e si perde velocemente. Ero uno scrittore senza rendita garantita, un intellettuale senza protezione politica solida, senza un mecenate che credesse abbastanza in quello che facevo da volerlo finanziare. Un figlio che tornava a casa dopo aver mancato l'obiettivo che il padre aveva costruito per lui. Non per colpa propria, certo, ma la colpa in questi casi non conta quanto il risultato. Il risultato era quello che era, e il risultato si vedeva. Le difficoltà economiche furono reali e concrete, non nel senso della miseria, ma nel senso di quella precarietà costante che non vi lascia mai del tutto tranquilli, che vi fa pesare ogni spesa, che vi ricorda ogni giorno che la vostra posizione nel mondo dipende da fattori che non controllate completamente. Cercai protezioni, cercai patroni, cercai le connessioni giuste in una città dove le connessioni erano la valuta più importante di tutte. A volte le trovai, a volte no, ma scrissi. Continuai a scrivere perché non sapevo fare altro, con la stessa necessità fisica, con la stessa intensità che trasformava il lavoro in qualcosa di diverso dal lavoro, qualcosa di più simile al respiro, qualcosa che non potevo smettere di fare senza smettere di essere quello che ero. Scrissi il Filostrato, la storia di Troilo e Criseida, amore e tradimento sullo sfondo della guerra di Troia, dove Fiammetta era ancora dentro ogni pagina, anche se non si chiamava più con quel nome. Scrissi il Teseida delle nozze di Emilia, il primo poema epico in ottave della letteratura italiana, 12 libri di guerra e di amore che portavano dentro tutto quello che avevo imparato a Napoli sull'epica classica e sulla corte e sulle donne. Scrissi la commedia delle ninfe fiorentine e l'amorosa visione, opere che oggi forse pochi conoscono, ma che erano allora il modo in cui cercavo di capire dove stavo andando, quale forma stava prendendo quello che volevo fare.
Quale voce stava diventando la mia tra tutte le voci possibili? Scrivevo cercando di capire, attraverso le storie degli altri, attraverso i miti e le leggende e le vite altrui che trasformavo in letteratura, cosa stava diventando la mia vita. Dove finiva l'autobiografia e dove iniziava la finzione. Se c'era davvero una differenza, o se tutta la letteratura è sempre e inevitabilmente autobiografia travestita. Non trovai la risposta, ma stavo affinando gli strumenti per trovarla. Stavo imparando a guardare il dolore senza distogliere gli occhi. Stavo imparando che la scrittura non era una fuga dalla realtà. Era il modo in cui la realtà si lasciava attraversare senza distruggervi. Lo stavo imparando sulle piccole perdite, Napoli, Fiammetta, il patrimonio di mio padre, i sogni di una giovinezza che non sarebbe tornata. Non sapevo ancora che stavo per affrontare una perdita che non aveva niente di piccolo. Non sapevo ancora che Firenze stava per mostrarmi quanto in basso può arrivare il mondo quando decide di farlo davvero. Non so se riuscirò a descrivervi quello che fu Firenze nell'estate del 1348. Non è una formula retorica. Non è quella finta modestia con cui gli scrittori fingono di non saper fare quello che sanno fare benissimo. È la verità. Ci ho provato. Ho dedicato le prime pagine del Decameron a quella descrizione, con tutta la precisione e tutta la cura di cui ero capace. E chiunque le abbia lette sa che non sono pagine facili da sostenere, che richiedono qualcosa al lettore, che lasciano un segno. Le ho scritte con la stessa precisione spietata con cui un chirurgo descrive una ferita che non si può più chiudere, senza pietà, senza ornamento, senza quella bugiarda carità di dire che tutto ha un senso, che tutto fa parte di un disegno più grande, che la sofferenza purifica, perché non tutto ha un senso. E chi vi dice il contrario o mente o non ha visto abbastanza da sapere cosa sta dicendo. La peste nera arrivò dall'Oriente, percorrendo le stesse rotte commerciali che avevano reso ricca l'Europa, le stesse strade che le merci e il denaro percorrevano in entrambe le direzioni, portando prosperità in un senso e morte nell'altro, con quella ironia feroce che la storia sa costruire meglio di qualsiasi scrittore. Arrivò sulle navi genovesi a Messina nell'ottobre del 1347. Arrivò con i marinai già malati sulle banchine, con i bubboni già visibili, con quella puzza specifica che chi l'ha sentita una volta non dimentica mai. Le autorità di Messina ordinarono alle navi di lasciare il porto. Era troppo tardi. Era già sempre troppo tardi con la peste. Questo è quello che capiste solo dopo, quando non serviva più a niente capirlo. In pochi mesi aveva già risalito tutta la penisola italiana. Genova, Pisa, Firenze. A Firenze cominciò in primavera del 1348. E Firenze che aveva 100.000 abitanti, che era una delle città più popolose, più ricche e più vive d'Europa, che aveva costruito cattedrali e palazzi e opere d'arte e sistemi bancari e una cultura che il resto del mondo guardava con ammirazione e un po' di invidia. Firenze ne perse forse la metà, in pochi mesi. Alcune stime dicono di più. Non lo saprete mai con precisione, perché i morti erano troppi per essere contati con la cura che si riserva alle cose che contano. Venivano registrati quando c'era qualcuno abbastanza vivo e abbastanza presente a registrarli. Spesso non c'era nessuno. Pensate a questo. Ogni mattina vi svegliate e non sapete chi sarà ancora vivo a sera. Non il vostro vicino, quello con cui avete parlato ieri del tempo e del prezzo del grano. Non il vostro amico d'infanzia. Non il membro della vostra famiglia con cui avete condiviso il pasto della sera precedente senza sapere che era l'ultimo. Non il medico che dovrebbe curarvi e che in molti casi aveva già smesso di venire, non per mancanza di coraggio, o almeno non solo,
ma perché sapeva con quella lucidità disperata dei professionisti che i loro strumenti non servivano a niente contro questa cosa, che venire significava solo aggiungere il proprio nome alla lista. I sintomi erano brutali nella loro rapidità. I bubboni, gonfiori dolorosi e duri alle ascelle e all'inguine, grandi come uova, talvolta come mele, caldi al tatto e dolorosissimi. Poi le macchie scure sulla pelle, il segno che la morte aveva già scelto e stava solo completando il lavoro. Poi la febbre altissima, il delirio, il corpo che si spegneva con una velocità che non lasciava il tempo di prepararsi, di salutare, di fare quello che avremmo voluto fare se avessimo saputo che era l'ultima occasione. In 3 giorni, in 5, a volte meno. A volte, e questo era forse la cosa più terrificante, a volte qualcuno sopravviveva, senza una ragione apparente, senza che ci fosse qualcosa di diverso in quella persona rispetto alle altre, come se la morte avesse i suoi criteri di selezione che non corrispondevano a nessuna logica umana comprensibile. La struttura sociale si sgretolò. Questo è quello che mi colpì di più. Non la morte in sé, che è una cosa con cui ogni generazione fa i conti in un modo o nell'altro, ma la velocità con cui tutto quello che credevamo solido e permanente si dissolse. Il rispetto, le gerarchie, le convenzioni costruite nel corso di generazioni, tutto si dissolse di fronte all'evidenza assoluta che la morte non faceva distinzioni, non rispettava il rango, non rispettava la virtù, non rispettava la fede, non rispettava i contratti sociali che avevamo stipulato tra noi per rendere la convivenza possibile. I ricchi morivano accanto ai poveri, i nobili accanto ai servi, i devoti accanto a chi non aveva mai messo piede in una chiesa, i bambini accanto ai vecchi, i sani accanto ai malati cronici che avevano già imparato a convivere con la fragilità del corpo. La morte era ugualitaria in un modo che nessuna filosofia e nessuna teologia avevano mai saputo essere davvero. E questa uguaglianza non aveva niente di consolante. Le famiglie si frantumarono. Vidi padri abbandonare i figli malati, lasciare i propri figli soli, nel letto, con la febbre e i bubboni e quella paura negli occhi che non dimenticherò mai, e uscire dalla porta senza voltarsi, perché voltarsi avrebbe reso impossibile andarsene. Vidi figli fuggire dalle case dove i genitori agonizzavano, non per crudeltà, per terrore. E il terrore è la cosa più umana del mondo. Non giudico chi fuggì. Capisco perfettamente ogni singola persona che scelse la sopravvivenza sulla fedeltà. Ma capire non significa che non facesse male a chi restava, a chi veniva lasciato, a chi moriva sapendo che era solo. I morti erano talmente tanti che non si riusciva a seppellirli con dignità. Le chiese non bastavano, i cimiteri non bastavano. Si scavarono fosse comuni, lunghe, profonde, capaci di contenere centinaia di corpi, e i morti venivano portati lì su barelle improvvisate, o addirittura trascinati per le strade da chi aveva la resistenza e l'indifferenza necessarie per farlo. Venivano disposti strato su strato, come merci in un magazzino, come se quella che avevano perso non fosse solo la vita, ma anche la dignità che spetta a ogni essere umano nel momento del congedo definitivo dal mondo. Io sopravvissi. Perché sopravvissi? Non lo so. Non c'era una ragione. Non avevo fatto niente di speciale per meritarlo. Non possedevo una virtù particolare che la peste avesse deciso di premiare. Non avevo una debolezza specifica che l'avesse resa vulnerabile agli stessi agenti che uccidevano gli altri. Sopravvissi per caso, per quella combinazione imprevedibile e insondabile di fattori che determina chi vive e chi muore nelle catastrofi, e che chiamiamo fortuna quando ci salva e destino quando ci uccide, come se cambiare il nome alla stessa cosa arbitraria ci desse l'illusione di un senso.
sopravvissi. E quella sopravvivenza, non scelta, non guadagnata, semplicemente accaduta nel modo in cui accadono le cose su cui non abbiamo controllo, mi impose qualcosa che non potevo ignorare senza tradire qualcosa di fondamentale in me stesso. Dovevo testimoniare, dovevo raccontare quello che avevo visto, non per costruire un monumento alla sofferenza, non per celebrare il dolore come se la sua enormità lo rendesse sacro, non per compiacere quella parte oscura di noi che trova nelle catastrofi degli altri una conferma della propria vulnerabilità, ma per affermare, con tutta la forza che avevo, con tutta la chiarezza di cui ero capace, che la vita valeva ancora la pena di essere vissuta, che l'essere umano, anche in mezzo all'abisso, trovava il modo di ridere e di desiderare e di amare e di ingannare e di essere generoso e meschino e coraggioso e vigliacco, di essere insomma irriducibilmente e magnificamente se stesso, anche di fronte alla morte, soprattutto di fronte alla morte. Il Decameron nacque da una domanda che mi sembrò banale quando me la posi per la prima volta. Come si sopravvive? Non fisicamente, quella, come ho detto, è questione di fortuna e di caso, e di quella combinazione imprevedibile di fattori che nessuno controlla davvero. Ma come si sopravvive nell'anima? Come si preserva l'umanità quando tutto intorno sembra spingere verso la brutalità, verso la disperazione, verso quell'abbandono progressivo di qualsiasi speranza che le cose possano avere un senso, che le persone possono essere buone, che valga la pena di alzarsi la mattina e affrontare un altro giorno in un mondo che ha appena dimostrato di potersi sgretolare in pochi mesi senza preavviso e senza possibilità di negoziare. La mia risposta fu: si racconta. Si racconta non per scappare dalla realtà. Questo è l'equivoco più comune, quello che i critici più ottusi hanno usato per secoli per sminuire quello che avevo fatto, accusandomi di evasione, di leggerezza, di non prendere sul serio la gravità di quello che era accaduto. Si racconta per abitare la realtà meglio, per tenerla a distanza sufficiente da poterla guardare senza che vi travolga, senza che vi sommerga, senza che vi tolga la capacità di continuare a muovervi dentro, per trasformarla in qualcosa che si possa condividere con gli altri, ridere insieme, piangere insieme, stupirsi insieme, indignarsi insieme e scoprire in quel condividere che non siete soli, che la vostra esperienza ha un nome, che qualcun altro ha sentito quello che sentite voi e ha trovato il modo di andare avanti. La struttura era nella sua semplicità quasi infantile e, come tutte le idee semplici, nascondeva dentro una complessità straordinaria che ho impiegato anni a costruire nei dettagli. 10 giovani fuggono da Firenze pestilenziale, 7 donne e 3 uomini, e notate la proporzione femminile, non casuale. Mai niente in quello che scrivo è casuale. La scelta di dare alle donne la maggioranza numerica in quella brigata era già una dichiarazione precisa su chi doveva avere voce in quella storia. Si rifugiano in una villa aristocratica sulle colline toscane, un luogo bello, ordinato, profumato di fiori e di vino buono, il contrario esatto di quello da cui stavano fuggendo. Hanno cibo, hanno musica, hanno giardini e hanno le parole. L'unica ricchezza che la peste non poteva portare via, l'unica cosa che nessuna catastrofe riesce a distruggere completamente finché c'è qualcuno disposto a usarla. Per 10 giorni raccontano storie, 10 al giorno, 100 in tutto. Il titolo era un gioco di parole greco che amavo, con quella parte di me che ha sempre trovato nei giochi di parole una forma di rispetto per la lingua. Decameron, 10 giorni. Ma era anche, e questo lo capii mentre lo stavo costruendo, non prima, il contraltare umano e terreno della commedia celeste di Dante. Dante aveva raccontato i 3 regni dell'aldilà con quella grandiosità verticale che appartiene ai geni che non hanno paura dell'infinito.
Io raccontavo questo mondo, quello orizzontale, quello quotidiano, quello fatto di strade e di cucine e di letti e di mercati e di chiese e di tribunali e di tutto quello che le persone fanno quando non stanno pensando all'eternità. Non erano storie edificanti nel senso che la Chiesa intendeva e pretendeva. Non erano vite di santi con la morale ben visibile in calce, come una didascalia per chi non aveva capito da solo. Erano storie di vita vera, con l'ingegno e la stupidità, l'amore e il tradimento, la fortuna buona e quella cattiva, il desiderio e la paura, la nobiltà d'animo improvvisa e inaspettata, nei momenti in cui meno la si aspettava, e la meschinità quotidiana e prevedibile, nei momenti in cui si sarebbe sperato in qualcosa di meglio. A volte è tutto questo nello stesso personaggio, a volte nella stessa giornata, a volte quasi nella stessa frase, perché gli esseri umani sono così, contraddittori e imprevedibili, e meravigliosamente incapaci di essere una sola cosa sola per troppo tempo. E soprattutto, le donne. Nel Decameron, le donne parlano, pensano, agiscono, si vendicano con quella precisione fredda e soddisfacente di chi ha aspettato il momento giusto. Amano nel modo sbagliato, con la persona sbagliata, e non se ne scusano. Odiano con una intensità che non chiedono il permesso di provare. Scelgono, anche quando la scelta le costa cara, anche quando la scelta va contro tutto quello che la società si aspetta da loro. Ingannano i mariti ottusi e i tutori avari e i pretendenti arroganti con una intelligenza che non si nasconde, che non finge di essere stupidità, che rivendica se stessa. Perdonano quando hanno ragioni per non farlo. Resistono quando sarebbe più semplice cedere. Cedono quando la resistenza non ha più senso. Sono persone, con una vita interiore autonoma, complessa, piena di sfumature, degna di essere raccontata nella sua totalità, non solo nelle parti che risultavano convenienti all'ordine morale stabilito da altri, non solo nelle parti che confermavano quello che ci si aspettava da loro, non solo nelle parti che non disturbavano nessuno. Questo fu rivoluzionario, lo so, lo sapevo mentre lo facevo, non con l'arroganza di chi si crede avanti sui tempi, ma con quella consapevolezza tranquilla e un po' solitaria di chi sta scrivendo una cosa vera e sa che le cose vere, prima o poi, trovano il loro posto nel mondo, anche se il mondo ci mette un po' ad accorgersene. La Chiesa non amò certi racconti. Alcune delle mie novelle più note vedono protagonisti preti e frati e monache in situazioni che non rientrano esattamente nei voti che avevano pronunciato con tanta solennità. Non scrissi quelle novelle per attaccare la fede. La fede è una cosa troppo seria e troppo personale per usarla come bersaglio di battute. Scrissi per raccontare le persone, e le persone, anche quelle che indossano l'abito ecclesiastico, anche quelle che hanno scelto una vita di devozione, anche quelle che credono davvero in quello che professano, sono umane, irriducibilmente, magnificamente, problematicamente umane. E l'umanità non si toglie con un voto. Il pubblico amò il Decameron senza riserve e senza esitazioni. Non perché fosse scandaloso, anche se lo scandalo aiuta sempre, non lo nego, ma perché si riconosceva. Perché quelle storie raccontavano il mondo reale, non quello ideale che si sarebbe dovuto volere secondo i manuali della virtù che circolavano in abbondanza senza che nessuno li seguisse davvero. E il mondo reale, anche con tutti i suoi difetti, le sue contraddizioni, i suoi lati oscuri e i suoi momenti di bassezza, è infinitamente più interessante, più ricco, più vivo di qualsiasi paradiso immaginato. Dante aveva guardato dove andavamo dopo la morte. Io guardavo come vivevamo prima, non come alternativa.
come completamento necessario, come l'altra faccia della stessa medaglia che insieme formava un'immagine completa dell'esistenza umana in tutta la sua complessità. Avevamo bisogno di entrambe le voci. Avevamo bisogno di chi guardava in alto e di chi guardava intorno, di chi descriveva l'eterno e di chi descriveva il lunedì mattina, con tutto quello che il lunedì mattina porta con sé. Ci misi anni a capire che questo non mi rendeva minore di Dante, mi rendeva diverso. E diverso. Il Decameron era finito. Le 100 storie erano nel mondo, copiate, lette, discusse, amate e scandalizzate in misura più o meno uguale. E io mi ritrovai in quel momento strano e un po' vertiginoso che ogni scrittore conosce quando ha finito qualcosa di grande. Il silenzio che segue, quella sensazione di vuoto che non è tristezza, ma è qualcosa di simile. La domanda silenziosa su cosa viene dopo e se quello che viene dopo potrà mai avere lo stesso peso. Fu in quel momento che Petrarca entrò nella mia vita. Non posso non parlarvi di Francesco Petrarca. Sarebbe come raccontare il cielo toscano senza nominare quella luce particolare che non ha uguali da nessun'altra parte. Era dentro la mia vita intellettuale da prima ancora che ci incontrassimo di persona, presente nei suoi testi, presente nella sua reputazione che attraversava i confini con la stessa facilità con cui le sue lettere viaggiavano da Avignone a Roma, da Milano a Venezia, portando con sé quella qualità rara di una mente che sapeva essere universale senza smettere di essere profondamente personale. Quando ci incontrammo per la prima volta nel 1350, a Firenze, dove lui stava compiendo un pellegrinaggio verso Roma per il Giubileo, lui aveva 46 anni e io 37. Lui era già leggenda. Era stato incoronato poeta laureato sul Campidoglio di Roma nel 1341, il primo a ricevere quell'onore dall'antichità classica, il che era al tempo stesso un riconoscimento straordinario e una responsabilità che portava con quella serietà quieta che era il suo tratto più riconoscibile. Era la figura letteraria più celebre d'Europa. Corrispondeva con re, papi e imperatori. Era cercato e celebrato in ogni corte che si rispettasse. Io ero lo scrittore del Decameron, un libro che aveva già circolato ampiamente in copie manoscritte, che aveva già fatto ridere, scandalizzare e discutere in misura più o meno uguale, che aveva già dimostrato di avere quella qualità specifica delle opere vive, la capacità di creare reazioni forti, di non lasciare indifferenti, di costringere chi lo leggeva a prendere posizione, ma che non aveva ancora il riconoscimento di cui avevo bisogno per sapere se stavo davvero costruendo qualcosa di duraturo o stavo semplicemente intrattenendo. E la differenza tra le due cose, per uno scrittore, è la differenza tra una vita che ha senso e una che lo cerca ancora. Petrarca mi lesse e mi trattò da pari, non da ammiratore. Questo sarebbe stato facile e inutile. Non da allievo. Questo sarebbe stato sbagliato e probabilmente non lo avrei accettato. Da pari, nel senso più profondo e più generoso che quella parola contiene, nel senso di chi riconosce nell'altro una dignità intellettuale equivalente alla propria, anche quando le direzioni sono diverse, anche quando quello che l'altro fa non corrisponde esattamente a quello che si farebbe al suo posto. Riconobbe in quello che facevo qualcosa di diverso da quello che faceva lui, qualcosa che forse non capiva del tutto nei suoi meccanismi profondi, ma che rispettava con quella rara onestà intellettuale dei grandi, che non hanno bisogno di sminuire gli altri per sentirsi tali. Diventammo amici nel modo profondo e raro in cui due intellettuali forti e diversi possono diventarlo. Non nell'accordo facile, non nella reciproca celebrazione, non in quella forma tiepida di stima che non costa niente e non dà niente, ma attraverso il disaccordo rispettoso, attraverso la stima autentica che si nutre di confronto invece di evitarlo, attraverso quella sfida continua e reciproca a fare meglio, a pensare più a fondo, a non accontentarsi della prima risposta,
quando la prima risposta è troppo comoda per essere vera. Ci scrivemmo per decenni, lettere lunghissime, in latino, quella lingua che entrambi amavamo come si ama qualcosa che appartiene a tutti e a nessuno, qualcosa che vi connette a un mondo più vasto di quello in cui siete nati. Lettere su tutto, la letteratura e la politica, la filosofia e la vecchiaia, la morte e Dio, gli antichi e i contemporanei, le città che cambiano e il tempo che non aspetta. Ci influenzammo reciprocamente senza ammetterlo mai completamente, come fanno i grandi amici che hanno troppo orgoglio per riconoscere il debito, ma abbastanza intelligenza per sapere che c'è. Quando morì, nel luglio del 1374, ad Arquà, trovato la mattina dal suo segretario con la testa appoggiata su un libro, come se si fosse addormentato leggendo, sentii qualcosa che non riuscivo a nominare con precisione. Non solo il dolore della perdita, che era reale e concreto, ma quella sensazione specifica di chi perde l'ultimo testimone, l'ultima persona che vi aveva conosciuto da dentro, che aveva capito quello che stavate cercando di fare, che aveva creduto nel vostro lavoro con la stessa serietà con cui credeva nel proprio. Ma prima di Petrarca, e in un certo senso attraverso Petrarca, c'era Dante. Dante era morto nel 1321, esiliato da Firenze, morto a Ravenna. Non era mai potuto tornare nella città che lo aveva prodotto e poi espulso, con quella logica crudele che le città grandi sanno usare verso i loro figli più scomodi. Quando cominciai a occuparmene seriamente era già leggenda, quel tipo di leggenda che intimorisce più che ispirare, che crea distanza invece di avvicinare, che trasforma una persona reale e complicata e piena di contraddizioni in un monumento di marmo che nessuno osa toccare per paura di rovinarlo. Decisi di non lasciarlo solo alla sua leggenda. Scrissi il Trattatello in laude di Dante, la prima grande biografia del poeta, il tentativo di restituire a quell'uomo la carne e il sangue che la venerazione aveva tolto, di raccontare non solo il genio, ma la persona, non solo la commedia, ma la vita che l'aveva prodotta, con tutto quello che quella vita conteneva di doloroso e di magnifico. Tenni letture pubbliche della commedia a Firenze, pagate dalla Repubblica Fiorentina, il che era al tempo stesso un onore straordinario e una di quelle ironie sottili in cui la storia eccelle. La città che aveva esiliato Dante pagava ora un altro scrittore per spiegarne il genio ai fiorentini che non avevano il tempo o la formazione per attraversarne da soli la complessità. Studiare Dante mi aiutò a capire, con una chiarezza che non avrei potuto raggiungere in altro modo, cosa stavo facendo di diverso, non di meglio, di diverso. E ci tengo a questa distinzione perché mi è costata anni di riflessione e non voglio semplificarla in qualcosa che non è. La grandezza di Dante era verticale, andava verso l'alto, verso il celeste, verso l'eterno, verso quella dimensione assoluta dell'esistenza che trascende il tempo e la carne e tutto quello che si consuma. La mia era orizzontale, si distendeva sulla superficie del mondo, raccoglieva tutto quello che incontrava, non selezionava in base alla dignità morale del soggetto, ma in base alla sua verità umana. Non chiedevo alle mie storie di essere belle nel senso che indica il cielo, chiedevo loro di essere vere nel senso che indica la strada. Due letterature, due sguardi sullo stesso mondo, entrambi necessari, e questo lo capii abbastanza tardi, dopo aver passato anni a chiedermi se il confronto con Dante non rendesse il mio lavoro inevitabilmente minore. La risposta alla fine era no. Diverso non è minore. Complementare non è inferiore. E quella certezza, conquistata lentamente, faticosamente, attraverso anni di dubbio e di confronto e di lavoro, fu una delle fondamenta su cui costruii quello che rimaneva della mia vita. Perché senza quella certezza, quello che venne dopo sarebbe stato molto più difficile da reggere. Quella certezza
che diverso non è minore, che complementare non è inferiore, mi aveva dato la forza di continuare. Ma la forza non è una cosa che si accumula indefinitamente, si consuma. E negli anni che seguirono la mia salute cominciò a consumarsi con quella progressività silenziosa che il corpo usa quando vuole dirvi qualcosa che la mente non è ancora pronta ad ascoltare. Non lo dico per pietà. La pietà è una cosa che non ho mai sopportato, neanche quando la meritavo, neanche quando sarebbe stata giustificata. Lo dico perché fa parte della storia, perché sarebbe disonesto raccontare quello che viene dopo, senza dire in quale condizione ci arrivai. Il corpo ha i suoi conti da fare e prima o poi arriva il momento in cui non si riesce più a rimandare la resa dei conti con la stessa disinvoltura dei decenni precedenti. Soffrivo di una malattia della pelle che rendeva ogni giornata una negoziazione silenziosa tra quello che volevo fare e quello che il corpo mi permetteva di fare. Ero ingrassato considerevolmente rispetto alla giovinezza napoletana, quella giovinezza luminosa e scattante che adesso mi sembrava appartenere a un'altra persona, a qualcuno che avevo conosciuto bene, ma che non ero più. Mi muovevo con difficoltà. Quella capacità di ridere del mondo che avevo usato per 30 anni come strumento principale di comprensione della realtà, cominciava ad avere un sapore leggermente diverso quando la rivolgevo verso me stesso, più amaro, più vero, in un certo senso più onesto di qualsiasi altra cosa che avessi scritto. E poi arrivò la tentazione, non nel senso in cui la intendeva la Chiesa, non la tentazione del peccato, non quella delle cose proibite che sanno di dolce proprio perché sono proibite. La tentazione del dubbio, quella più difficile da reggere, quella che non arriva dall'esterno ma dall'interno, quella che non si combatte con la preghiera ma solo con la chiarezza, e la chiarezza alla mia età e nelle mie condizioni non era sempre disponibile quando ne avevo bisogno. Un frate, di nome Gioacchino Ciani, mi contattò verso il 1362 con un messaggio che mi turbò più di quanto avessi previsto e più di quanto avrei voluto ammettere. Un monaco morente, uno di quei morenti a cui si attribuisce una capacità profetica che in salute non avrebbero mai avuto, aveva avuto una visione. Nella visione mi veniva intimato di bruciare il Decameron, di abbandonare la letteratura profana, di dedicare gli anni che mi rimanevano agli studi sacri, alle opere pie, a tutto quello che avrebbe potuto bilanciare il peso di quello che avevo scritto, prima che fosse troppo tardi per la mia anima. Per qualche giorno mi agitai, e questo mi stupì, perché non mi ero mai creduto un uomo di terrori superstiziosi, non ero mai stato il tipo che si sveglia di notte con la paura del giudizio divino. Ma quella lettera aveva toccato qualcosa che non era paura dell'inferno. Era quella domanda più sottile, più difficile da liquidare con un gesto della mano. Quello che ho fatto vale qualcosa? Ho speso bene il tempo che mi è stato dato? Ho lasciato il mondo anche solo minimamente meglio di come l'ho trovato? O ho semplicemente riempito delle pagine con delle storie che hanno fatto ridere e scandalizzare e poi sono state dimenticate come si dimentica tutto? Scrissi a Petrarca, non con quella lettera formale e calibrata che avremmo usato in un'altra circostanza, con la lettera diretta, quasi spoglia, di chi ha bisogno di una risposta vera e non ha né il tempo né la voglia di costruire le impalcature retoriche che normalmente proteggono le domande difficili. Gli dissi quello che stava succedendo.
Gli chiesi, con quella franchezza che si può usare solo con le persone che vi conoscono davvero, che sanno chi siete al di là di quello che mostrate, cosa fare. Petrarca mi rispose con la lucidità affettuosa che era il suo dono migliore, quella qualità che avevo imparato ad aspettarmi da lui nel corso degli anni e che non mi aveva mai deluso completamente. Non bruciare niente, disse in sostanza, con quella semplicità diretta che i grandi usano quando la situazione non richiede elaborazione, ma richiede chiarezza. Le opere non sono peccati, la bellezza non è colpa. Chi ha scritto quelle pagine ha servito l'umanità più onestamente di molti che si credono virtuosi e non lo sono. La scrittura non è un ostacolo alla grazia, può essere, per chi la esercita con integrità e con amore verso la verità, una forma di preghiera laica che vale quanto qualsiasi altra. Non bruciai niente. Continuai a scrivere, con quella velocità diminuita che l'età impone, ma con la stessa curiosità ostinata che mi aveva accompagnato da sempre e che si rifiutava di invecchiare insieme al resto. Il greco, che avevo sempre voluto padroneggiare meglio e che finalmente studiavo con la concentrazione che da giovane non riuscivo a sostenere a lungo. La mitologia classica, quella genealogia degli dei gentili che era diventata il progetto enciclopedico più ambizioso della mia vita, il tentativo di raccogliere e ordinare tutto il sapere mitologico del mondo antico in un'opera che potesse servire agli studiosi per generazioni. Le biografie delle donne illustri, De Mulieribus Claris, dove raccoglievo le storie delle donne che la storia aveva prodotto e spesso dimenticato, da Eva a Giovanna di Napoli, restituendo loro quella dignità narrativa che meritavano e che troppo spesso era stata negata. Le biografie degli uomini famosi caduti dalla fortuna, De Casibus Virorum Illustrium, dove il tema non era il trionfo ma la caduta, non il successo ma quello che succede dopo, quella zona d'ombra in cui si capisce davvero chi era una persona. C'era sempre un'altra storia da scoprire, un altro testo da aprire, un altro angolo del mondo umano da esplorare, con quella stessa fame che avevo a 10 anni, quando ascoltavo qualcuno raccontare e sentivo lo spazio aprirsi dentro. E capii, qui, in questo silenzio di Certaldo, con il fuoco che brucia basso e il libro aperto in grembo che non sto leggendo, perché sto guardando le fiamme invece delle parole. Capii che quella fame non era mai stata una debolezza. Era la cosa più solida che avevo. Era quello che era rimasto quando tutto il resto si era consumato o trasformato o perso per strada. La curiosità. Quella forma ostinata e irriducibile di interesse verso il mondo e verso le persone che il mondo lo abitano. Non mi aveva abbandonato nella malattia, non mi aveva abbandonato nel dubbio, non mi aveva abbandonato quando Fiammetta era sparita, quando Napoli era finita, quando la peste aveva portato via metà di quello che conoscevo. Era sempre lì, silenziosa, paziente, testarda come una radice che cresce anche nelle pietre. E adesso che le fiamme si abbassano e il freddo di dicembre preme contro le pareti di questa piccola casa, adesso che sento con quella chiarezza specifica dei momenti finali che il tempo che mi rimane si misura in giorni, la curiosità è ancora lì. Si chiede cosa verrà dopo. Eccomi di nuovo qui, davanti alla stessa finestra, con la stessa nebbia sulle colline, con lo stesso freddo che non è solo del corpo,
con le stesse domande che avevo quando ho cominciato a raccontarvi questa storia, solo che adesso, dopo aver percorso tutto questo cammino a ritroso attraverso la mia vita, quelle domande hanno un peso diverso, non più pesante, diverso, più morbido forse, come certi dolori che col tempo non spariscono, ma cambiano consistenza, da qualcosa di acuto e tagliente a qualcosa di sordo e familiare, con cui avete imparato a stare senza che vi impedisca di respirare. Ho percorso tutta la mia vita guardandola da questo momento finale e devo dire che ha un aspetto diverso da qui rispetto a come la vedevo dall'interno mentre la stavo vivendo. Non peggiore, non migliore, diverso, come quando guardate un quadro da lontano e vedete finalmente come i pezzi si tengono insieme, quei dettagli che da vicino sembravano casuali e da lontano rivelano una logica che forse non avevate messo voi consapevolmente, ma che c'è, che ha sempre avuto senso, che aspettava solo la distanza giusta per mostrarsi. Firenze, Napoli, Fiammetta, la peste, il Decameron, Petrarca, Dante, Certaldo. Non è la vita che avevo immaginato a 14 anni, quando mio padre mi portò a Napoli con quel piano preciso e noioso che prevedeva un futuro di contratti e lettere di cambio. Non è la vita che avevo immaginato a 23 anni, quando Fiammetta mi guardò per la prima volta in quella chiesa e io non seppi fare assolutamente niente. Non è la vita che avevo immaginato a 35 anni, quando la peste mi lasciò vivo, mentre portava via la metà della mia città, e io mi ritrovai con la sopravvivenza in mano, senza sapere cosa farne. È la vita che ho vissuto. Questa, alla fine, è l'unica che conta. Il filo che cercavo, quello che teneva insieme tutto, quella logica nascosta che avevo sperato di trovare percorrendo la strada a ritroso. Credo di averlo trovato, non dove mi aspettavo di trovarlo, non in una grande verità filosofica, non in una rivelazione religiosa, non in quella sintesi elegante che i libri costruiscono sempre meglio della vita reale. L'ho trovato in una cosa piccola e ostinata e assolutamente banale se la guardate dall'esterno: la curiosità, quella fame ostinata e irriducibile di capire gli altri, di guardare le persone per quello che sono, non per quello che dovrebbero essere secondo qualcuno che ha deciso di sapere meglio degli altri come si dovrebbe vivere, di tenere gli occhi aperti anche quando sarebbe molto più comodo chiuderli, di raccontare anche quando la storia che avete davanti è troppo complicata per avere un finale pulito, troppo umana per essere ridotta a una morale in 2 righe, troppo vera per essere consolante. Ho vissuto in un'epoca che preferiva le certezze alle domande, che preferiva i santi ai peccatori, gli eroi ai comuni mortali, le storie con una morale chiara alle storie che vi lasciano con più domande di quante ne avevate prima. Ho scelto le domande, ho scelto i comuni mortali, ho scelto le storie senza morale chiara, ho scelto di guardare l'essere umano negli occhi, con tutto quello che quegli occhi contenevano di bello e di brutto, e di contraddittorio, e di irrisolto, e di raccontarlo senza giudicarlo, con quella forma rara e preziosa di rispetto che si chiama comprensione. Non so se fu la scelta giusta nel senso in cui la intenderebbe un teologo o un filosofo morale. Non ho mai saputo rispondere con certezza a quella domanda e non inizierò adesso, in questo momento finale, a fingere certezze che non ho mai avuto. So solo che fu la mia scelta, presa liberamente, consapevolmente, rinnovata ogni giorno per 40 anni di scrittura,
Ogni volta che aprivo un quaderno e cominciavo una storia nuova, sapendo che non sarebbe finita nel modo più conveniente. E adesso che il fuoco si abbassa e le colline scompaiono nella nebbia e il freddo di dicembre si fa più insistente, adesso posso dirvi con tutta la serenità di cui sono capace che non me ne pento. Non mi pento di Napoli, non mi pento di Fiammetta, anche sapendo com'è andata. Non mi pento del Decameron, neanche delle parti che hanno fatto arrabbiare chi aveva interesse ad arrabbiarsi. Non mi pento di Petrarca, di Dante, di questi anni tranquilli a Certaldo con i libri e il silenzio e quella finestra sulle colline. Non mi pento di niente che abbia scritto. E se c'è una cosa che spero, una sola piccola cosa che chiedo a tutto quello che ho lasciato nel mondo, è che quelle storie abbiano insegnato a qualcuno, anche a una sola persona, a guardare il prossimo con un po' meno di giudizio e un po' più di curiosità, a chiedersi chi è davvero quella persona prima di decidere cosa pensare di lei, a lasciare spazio alla complessità invece di ridurla a qualcosa di più semplice e più gestibile e più rassicurante, ma inevitabilmente più falso. Le storie servono a questo, almeno le mie servivano a questo. Buonanotte Firenze, buonanotte Napoli, buonanotte Fiammetta, dovunque tu sia, qualunque cosa tu abbia pensato davvero di me. Ci siamo raccontati bene alla fine e forse era tutto quello che chiedevamo. Giovanni Boccaccio morì a Certaldo il 21 dicembre del 1375. Quella finestra sulle colline toscane da cui aveva guardato per l'ultima volta la nebbia di dicembre è ancora lì, in una casa che oggi si visita come si visita un luogo sacro, non nel senso religioso della parola, nel senso più antico e più vero. Un luogo dove è accaduto qualcosa che ha cambiato il modo in cui gli esseri umani si raccontano. Quello che lasciò non morì. Il Decameron sopravvisse alla censura ecclesiastica, ai secoli, ai roghi metaforici e reali che periodicamente i custodi della morale pubblica accendono contro i libri che li mettono a disagio. Divenne uno dei testi fondanti non solo della letteratura italiana, ma di tutta la narrativa europea moderna. Geoffrey Chaucer lo lesse e scrisse i racconti di Canterbury con una struttura debitrice alla cornice boccacciana. William Shakespeare attinse alle sue novelle per alcune delle trame più celebrate della sua opera. Ogni scrittore che dopo Boccaccio abbia creduto che le storie delle persone comuni meritassero di essere raccontate, ogni scrittore che abbia dato voce agli esclusi, alle donne, a chi non aveva potere ma aveva una vita, deve qualcosa a quell'uomo nato senza nome a Firenze nel 1313. Boccaccio non predicò, non moralizzò, non disse mai al lettore cosa pensare, come giudicare, da che parte stare. Raccontò soltanto, e in quel soltanto c'era una rivoluzione silenziosa che ancora oggi, a quasi 700 anni di distanza, conserva tutta la sua potenza. La convinzione che l'essere umano, con i suoi vizi e le sue virtù mescolati insieme in proporzioni imprevedibili, con i suoi amori sbagliati e le sue fughe maldestre, con la sua grandezza improvvisa nei momenti più inaspettati e la sua meschinità ordinaria nei momenti più banali, meriti di essere guardato, capito, raccontato, senza giudizio, con quella forma rara e preziosa di amore che si chiama comprensione. Oggi, a quasi 700 anni di distanza, viene spontaneo chiedersi, in un mondo dove tutti sembrano avere un'opinione su tutto, dove il giudizio è diventato la forma principale di partecipazione pubblica,
dove classificare le persone sembra più urgente che comprenderle. Quanto siamo ancora capaci di raccontare il mondo senza giudicarlo? Quanto siamo davvero disposti ad ascoltare storie che complicano le nostre certezze invece di confermarle? Boccaccio non aveva una risposta. Aveva solo 100 storie. E forse era esattamente quello il punto. Grazie per aver ascoltato Sussurri dalla storia italiana. Questa storia vi ha accompagnato per un bel pezzo di strada e speriamo che vi rimanga dentro ancora un po'. Nella prossima storia sarà ancora la vostra voce a guidarci. Chi vorreste sentire raccontare la propria vita? Scrivetelo nei commenti, vi leggiamo tutti. Vi aspettiamo.